Ecco qui la nuova 600e, dopo averla vista in una presentazione statica, stavolta la guidiamo e vediamo insieme come va su Terzo Garage. Ok, andiamo a mettere in drive e adesso partiamo con questa 600 che avevamo già visto in una presentazione statica. Vi lascio qua il link all'altro video. Non ho neanche ancora sistemato il sedile. Qui abbiamo un posto guida che tutto sommato io trovo comodo, devo solo davvero, lo sto facendo andando avanti, non dovrei, comunque rotelle, leve, quindi una sistemazione meccanica. Adesso sono anche un po' distante, mi metto più avanti. Ok, devo dire che adesso dovremmo esserci. Abbasso ancora un po', io sono alto 1,90 m. Mi viene quasi da toccare la leva del cambio. Ovviamente qui non c'è, abbiamo il motore elettrico da 156 cavalli per una macchina che nelle intenzioni è una macchina cittadina, ma soprattutto una macchina anche così come feeling familiare, cioè una macchina adatta a una famiglia. Grazie alla concessionaria Ellero di Saluzzo per aver prestato questa nuova 600e a Terzo Garage. Come già da fermo mi era piaciuto il cruscotto, anche se non è enorme, io lo trovo comodo da leggere. L'impostazione del volante adesso in realtà vorrei poi magari tirarmelo ancora un po' appena mi fermerò più verso di me, perché si può regolare in profondità e altezza. Lascia vedere bene tutti i dati di guida, quindi noi possiamo regolarci. In curva comunque l'auto non si appoggia troppo, risulta stabile, è anche piacevole da manovrare. Ripeto, mi piace il volante con questa dimensione tutto sommato non così grande, il volante è un po' più piccolo. Una cosa invece che un po' mi lascia perplesso è il pedale del freno alla corsa, secondo me leggermente lunga. Per ovviare a questo problema possiamo andare a impostare la modalità brake in modo che il motore elettrico con il suo freno motore aiuti quello meccanico, e quindi la macchina sicuramente dà una sensazione sicuramente riduce gli spazi d'arresto, perché appunto lo stesso motore elettrico, recuperando energia, la rallenta molto prima. Qui abbiamo una animazione che ci fa vedere, adesso siamo in eco, sia la modalità di guida sia quello che sta succedendo, cioè quando io vado a rallentare, vedete di colore verde, il flusso di energia quindi rientra nella batteria, quando invece vado a spingere il flusso di energia blu mi fa capire che il motore elettrico chiede potenza per dare trazione alla macchina. L'interno di questo allestimento Red è leggermente meno ricco, è un po' meno ricco ovviamente della prima, però tutto sommato secondo me è piacevole. Si tratta di una macchina che, anche se da famiglia, può secondo me anche risultare piacevole per un giovane. È vero che qui abbiamo plastiche rigide, però sono colorate, il disegno è molto lineare, il display dell'infotainment non va a invadere troppo il campo visivo. Questo è il selettore delle modalità di guida. Io da qui posso andare a cambiare. Per risparmiare carica della batteria si può impostare la modalità Eco, che però taglia la potenza a 81 cavalli. In Normal la potenza disponibile è di 109 cavalli, mentre in Sport si hanno pronti tutti i 156 cavalli.
Anche quando ho la modalità sport inserita e quindi ho tutti i 156 cavalli a disposizione, la potenza quando io affondo sul pedale viene erogata progressivamente, non è cattiva, non è così immediata. Questo comunque non come dire, limita la possibilità di fare sorpassi in sicurezza, avendo comunque uno scatto brillante. In corrente alternata la 600E si può ricaricare fino a 11 kW, mentre in continuo arriviamo a 100 kW, impiegando circa mezz'ora per ricaricare dal 20 all'80%. Questo è l'allestimento Red, quindi l'allestimento base. Non abbiamo la retrocamera di parcheggio, abbiamo i sensori. Io sto facendo leggermente fatica, nel senso che mi devo riabituare a un'auto che non abbia la retrocamera di parcheggio, però tra specchietti e sensori devo dire che comunque, anche grazie al fatto che questa macchina non sia così grande, si riesce a far manovre. Con questa Red si rinuncia a qualcosina rispetto all'allestimento superiore, però è vero che il prezzo è inferiore. Di listino qui siamo sui 35.000 euro, con la rottamazione meno 5.000 e ancora qualche sconto del concessionario intorno ai 28.000, magari anche 27.000 si riesce ad acquistare. Di sera abbiamo anche queste luci d'ambiente, diciamo, che possono piacere o non piacere, a me sinceramente non dispiacciono. Possiamo anche andarle a personalizzare da impostazioni, personalizzazione, vedete qua era già impostato, colore interni, e qui andiamo a scegliere 8 colorazioni, vedete possiamo farle diventare blu, possiamo andare a scegliere il verde e altri colori, anche il bianco oppure il giallo. Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoit.it oppure scarica l'app. Ci sono anche gli accessori. autoit.it. L'assetto io trovo che sia ben tarato, le sospensioni lavorano bene, fanno lavorare bene la macchina nelle curve e pur non essendo troppo morbide, perché a me troppo morbide non piacciono, assorbono bene l'asperità del terreno e rendono la guida confortevole. La ibrida, che è già ordinabile, ha un prezzo di listino di 24.950 euro e arriverà a giugno in realtà, ma si può già appunto ordinare. Anche qui però c'è una campagna di sconti che al momento, qui siamo a fine novembre 2023, prevede di arrivare a 19.950. E con questo video della nuova 600E elettrica è tutto, spero vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, buoni chilometri a tutti, alla prossima!